Adesso che abbiamo fatto una distinzione tra questi tipi di salto, tra questi dog tricks, ci concentreremo sul volt, in particolare il volt sulla gamba, perché è più semplice da eseguire in quanto il cane è davanti a noi, a differenza di un volt sulla schiena, ad esempio. Mettiamo il nostro abito peggiore e iniziamo a focalizzarci sul gesto. Ad ogni gesto corrisponderà un'esecuzione diversa, un diverso esercizio. Quindi è molto importante avere in mente la postura finale, al fine di non confondere il nostro cane. Il primo step prevede di insegnare al cane il comando stall, ossia di appoggiare le quattro zampe su di noi e rimanere fermo fino al nostro comando giù. Non dovrà decidere lui quando salire e quando scendere. Se lui prenderà l'iniziativa lo dovrò rimettere giù, se lui cercherà di scendere dovrò chiedergli un'esecuzione più breve in maniera tale che lui riesca a rimanere fermo sempre di più sul target. Il target che utilizzeremo sarà in questo caso questo puff perché è una superficie instabile ma non troppo. Sono esercizi complessi e quindi dobbiamo cercare di essere più chiari possibile e soprattutto di evitare che il nostro cane si faccia male. Il luogo iniziale in cui insegnare questo comando è un luogo familiare al cane, in questo caso il cortile di casa mia, perché non è un luogo pieno di distrazioni, ma neanche un luogo come casa, ad esempio, dove non c'è neanche una distrazione. Una volta che il vostro cane avrà imparato a stare fermo qualche secondo sul target, su questo puff, su una sedia, potete usare anche una panchina, quello che volete, inizierò io a sedermi sul target, quindi mi siederò sul puff e cercherò di utilizzare la memoria muscolare del cane per fargli trasferire quel comportamento dal puff alle mie gambe. Bravo Flash, bravo. Bravissimo! Super, bravo Flash. Bravissimo. Ora che il nostro cane ha imparato a stare sulle nostre gambe, possiamo iniziare a pensare al volt. Quindi vado in un posto con un pavimento più morbido, non glielo faccio fare sul cemento per via delle sue articolazioni. Poi Splash è un cane anziano, ha 11 anni e mezzo e quindi mantengo anche i salti bassi. Mi raccomando, se l'esercizio richiede tante ripetizioni, fatene poche e soprattutto chiedetegliele a un'altezza in cui non si distrugga i legamenti. Quando il nostro cane ormai ha imparato a fare il volt con noi seduti, iniziamo a spostarci dalla sedia, dal puff, dal target che abbiamo utilizzato. Ricordatevi che è molto importante che il cane scenda quando glielo diciamo noi e che salga quando glielo diciamo noi. Alzando il gesto, alzerò anche il salto, quindi volendo posso anche farlo saltare nel cielo, ma vi ripeto, Splash è un cane anziano e lo voglio risparmiare. Quando il nostro cane mostrerà di non essere più confuso, possiamo passare finalmente a lavorare senza il target, senza il puff, senza la seduta. Però inizieremo da terra, per poi alzarci piano piano.
Se il vostro cane non è perfetto nell'esecuzione, non disperate, cercate di incoraggiarlo per poi premiare sempre di più la perfezione, diciamo, quindi pulire l'esercizio chiedendo al cane sempre qualcosina di più, ma senza buttarlo giù di morale, quindi non chiedetegli troppo, passettino passettino.